Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di gennaio 2026. Abbiamo la carta dell'imperatore. Amici della bilancia, si parla di stabilità, si parla di concretezza, di regole. Per qualcuno potrebbe essere associato al padre, che può essere sia il padre fisico o il padre interno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi base gratuiti presenti sul canale, ognuno ha la sua playlist, e poi ci sono anche i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque trovate tutto nella descrizione del video, ragazzi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo da un 2 di spade, quindi potrebbe essere un inizio un po' dubbioso, un inizio un po' conflittivo. Abbiamo il re di bastoni, un 6 di spade, un 3 di bastoni, il diavolo, un asso di spade, abbiamo un 9 di coppe, e un appeso. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia disponibile per il mese, dopo andiamo a vedere i single, le relazioni e chi è in una situazione non definita piuttosto che clandestina. Insomma, nel terzo gruppo rientrano tutte le persone che non sono nei primi due gruppi. Allora, partiamo da questo 2 di spade. Qui ho la sensazione che ci siano dei dubbi, come vi dicevo all'inizio. 6 di bastoni, 9 di coppe, forza. È come se ci fosse una sorta di appagamento nella situazione di inizio mese, cioè nel senso non state poi così male, però è anche vero che c'è come la possibilità di ufficializzare qualcosa. Per qualcuno è il momento giusto per riaprirsi al mondo. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo la luna e la regina di pentacoli. Qui ragazzi potrebbe esserci un revival. Ho come la sensazione che con questa luna ci potrebbe essere qualcuno che ritorna dal passato. Se non è una persona concreta, può essere un'ideologia, non lo so, per esempio. Siete sempre state persone che hanno pensato di dover stare in coppia con qualcuno, dopo una fregatura avete detto no, boh, basta, non ne voglio più sapere, e adesso è come se vi ritornasse l'illusione di voler avere qualcuno al vostro fianco, potrebbe essere la nostalgia di qualcuno che avete conosciuto in passato. Andiamo a vedere 6 di spade. La luna fa parte anche di quelle carte che parlano di proiezioni. Vi dico questo perché qua abbiamo diavolo e 5 di pentacoli. Potrebbe essere successo qualche cosa nel passato
dal quale vi state allontanando con questo 6 di spade, oppure c'è qualche tipo di credenza limitante inerente un legame, perché con queste due carte sento codipendenza, schiavitù, qualcuno che è come legato in qualche situazione, piuttosto che impossibilitato o impotente nell'uscire da qualche situazione. Però in realtà la situazione è mentale, essendoci un 6 di spade, quindi è come se ci fosse un loop mentale, un qualche tipo di credenza, qualche tipo di forma mentis che vi impedisce di uscire da questa schiavitù. Io credo che qui qualcuno si sia un po' incastrato a causa della mente in qualche situazione un po' cupa, mi verrebbe da dire, o può anche essere semplicemente il fatto che pensiate di essere in una fase di carenza piuttosto che di impossibilità nel creare un capitolo nuovo della vostra vita. Vi dico, secondo me è facile che qualcuno riappaia. Per, diciamo, per adesso vedo quello. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché effettivamente il 3 di bastoni è una carta che parla di futuro. Abbiamo un 9 di pentacoli e un re di spade. Si tratta di progettare qualche cosa per conto vostro, di lavorare sul vostro amor proprio, sulla vostra autonomia, sulle vostre regole, sui vostri progetti, su quello che vi interessa fare. Se per caso avete voglia di cominciare certi percorsi di studi, è come se fosse il momento di occuparvi di voi stessi senza preoccuparvi troppo, diciamo, di quello che è stato e di quello che potrebbe essere. Tenete presente, qui abbiamo la luna. Normalmente quello che ci spaventa in sé non è il futuro, ma è la possibilità che in un futuro si ripresenti quello che è successo nel passato. Andiamo a vedere il diavolo qui. 8 di coppe, 10 di bastoni e mago. Io credo che questa luna possa far parte di queste aspettative di cui ci parla il 10 di bastoni. Qui, allora, il diavolo rappresenta l'ego. L'ego è quello che si attacca ai risultati. Qui potrebbero esserci delle proiezioni e i risultati a cui voi aspirate. Se per esempio siete in una fase dove volete andare avanti, magari frequentate già qualcuno, ma c'è come un momento di blocco, è come se le carte vi, scusate, vi dicessero sviluppate la vostra indipendenza, la vostra autonomia e date come un taglio al passato. Qui abbiamo un 10 e un 1. Quindi il 10 di bastoni è il lasciare indietro le aspettative, le proiezioni, gli obiettivi, se vogliamo, egoici e muoversi in un altro modo, iniziare a fare come delle azioni di tipo concreto con questo mago. Il mago è proprio colui che lavora anche con le mani, se vogliamo. Andiamo a vedere l'asso di spade. Asso di coppe. E 5 di coppe. Io sento che qualcuno sta soffrendo ancora, probabilmente per il passato, per questa situazione. Potrebbe essere che si va a creare, secondo me, entro la metà del mese. Tenete presente che col 5 di pentacoli potrebbe essere una delusione. Sì, ma rispetto alle vostre aspettative, qui c'è da lasciare indietro le aspettative. Diciamo che quello che viene fuori da questo gruppo di carte è che non sapete tutto, c'è come qualche cosa che o non riuscite a vedere o non riuscite a sentire. Io credo che qualcuno stia nascondendo il dolore. Andiamo a vedere il 9 di coppe. 7 di spade, 7 di pentacoli, 4 di spade e 8 di pentacoli. C'è un 7 di spade e un asso di spade.
Io credo che il tempo, ragazzi, vi darà gli strumenti per capire qua dove vi siete incastrati o che cosa dovete lasciare indietro qui. Qual è il vostro nuovo modus operandi? Andiamo a vedere l'appeso. Cavaliere di bastoni. 2 di spade, che è la carta con cui si inizia. Qua ce ne sono tante. 7 di coppe, 10 di coppe, carro. Io credo, ragazzi, che entro la fine del mese inizierete a vedere le cose con un'altra prospettiva, inizierete a vedere più chiaro nei confronti dei dubbi. Sarà una vostra decisione se perdonare o no l'altra persona, nel caso sia stata questa persona a deludervi. Sento che comunque dalla fine del mese in poi vi muoverete in avanti, cioè o potreste per qualcuno muovervi dalla persona, quindi lasciare indietro l'attuale persona che state frequentando e buttarvi verso qualche cosa di nuovo, o potrebbe essere il chiudere un capitolo all'interno della relazione e muoversi verso qualche cosa di nuovo nella relazione. Cioè per la serie è andata così, ci siamo chiariti, mi hai deluso, sono venute fuori delle cose che non mi aspettavo, però appunto vediamo come va. Ho la sensazione che qualcuno tenderà proprio a aspettare di vedere come si sviluppano le cose. È come se si cercasse di creare una nuova stabilità. In questo caso mi sento di dirvi che dovete diventare come osservatori di una nuova realtà. Fate attenzione perché il fatto che le cose siano stabili, regolari, non vuol dire che necessariamente che vadano bene. Anzi, molte volte quando le cose sono piatte, sempre uguali, vuol dire che l'energia è stantia, è ferma. Andiamo a vedere caso per caso. Allora, parliamo dei single. Ci potrebbe essere una persona nuova, ma secondo me c'è anche un potenziale ritorno, vi dirò. In questo caso, ovviamente, la persona torna quando voi state iniziando a star bene, quando ve la state godendo, quando vi state facendo le vostre cose. C'è ancora qualcosa che brucia della relazione che avete avuto e sento che è come se dettando delle nuove regole, infatti penso che qui l'imperatore faccia riferimento a quello, riuscirete come a gestire in un altro modo questo ritorno, se vogliamo. Sento che qualcuno non sta esprimendo a pieno quello che sta provando. Secondo me è l'altra persona. È come se stesse nascondendo qualche cosa, ragazzi. Non che stia raccontando, bueno, abbiamo anche il 7 di spade effettivamente. Però non sento che stia raccontando delle bugie, più che altro sta omettendo delle parti. Non vi sta dicendo una cosa per un'altra, semplicemente non vi sta dicendo tutto. Ecco, che non è proprio una bugia. In questo caso, se fosse un ritorno, io ho come la sensazione che in qualche modo darete una seconda opportunità a questa persona, perché comunque devo dirvi che è una persona con la quale c'è molta chimica, molto feeling, e quindi credo che qualcuno potrebbe dare una seconda opportunità a questa persona. Se invece non avete proprio nessuno o comunque non volete saperne di ritorni, credo che una persona si avvicini. Anche per voi penso che la persona sia molto affascinante, ma perché ha un non so che di misterioso, come se fosse una persona che non si rivela subito, e diciamo che secondo me accetterete di buon grado il darvi il tempo di conoscere questa persona. Io credo che possa assomigliare in molti aspetti a qualcuno che già conoscete e che non vi ispira tanto.
Difatti è per quello che ci sono come dei dubbi sia a inizio che a fine mese, però vi darete comunque la chance di poter frequentare, conoscere, approfondire la frequentazione con questa persona. Mm? Poi, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, ragazzi, qui va smossa la camera da letto. Io sento che la relazione è abbastanza piatta. Probabilmente ci sono altre cose che vi stanno distraendo. Ci sono dei temi da dover risolvere, come se ci fosse da dover far pace o da chiarire certi argomenti. O se per caso la relazione è talmente tanto stabile da essere noiosa, da essere vincolante, da essere condizionante, è ora di iniziare ad agire in un altro modo con questo mago. C'è come da muovervi diversamente. Lasciate indietro le aspettative, soprattutto se sono proiezioni egoiche. Però sì, io ho la sensazione che la relazione di coppia, soprattutto se sono di lunga data, hanno bisogno come di uno scossone, ragazzi. Potreste organizzare un viaggio, potreste organizzare una ristrutturazione in casa, potreste organizzare anche solo una gita alla spa per conto vostro, staccandovi da questa monotonia, da questa routine di cui ci parla l'imperatore. Qualcuno pensa che abbia proprio bisogno di ferie dal partner o dalla partner. Per quello che riguarda le persone del terzo gruppo, sento che anche per voi ci sono come dei dubbi inerenti a questa persona, quanto sia consistente, quanto effettivamente sia concreta, quanto sia interessata alla frequentazione, perché è come se ci fossero delle cose che non vi tornano tanto. Cioè, è come se la cosa non fosse reciproca, abbastanza reciproca da convincervi. Quindi io credo che qualcuno potrebbe dettare delle nuove regole all'interno della relazione e mettersi ad osservare. Io ho come la sensazione che ve ne starete abbastanza tranquilli, vi farete la vostra vita cercando di cambiare il modo di fare, magari lasciando indietro queste aspettative egoiche, queste proiezioni di cui abbiamo parlato qui per la serie, ok, questa persona non mi ha mai effettivamente detto A, B e C, però io posso aver frainteso qualche frase che lì per lì è stata detta in terza persona e io, siccome ho bisogno di credere che qualcuno mi ami, che qualcuno ci tenga a me, mi sono fatta un film. Quindi sono consapevole del film, non importa, avevo bisogno di quella roba lì, mi perdono per essermi fatta prendere la mano, o fatto prendere la mano e semplicemente vivo nel qui e ora, osservo effettivamente questa persona come si comporta, che cosa fa e se quello che dice è uguale a quello che fa, cioè se c'è coerenza e se c'è consistenza nel tempo, c'è continuità. Io sento di sì, perché comunque c'è l'imperatore che mi parla proprio di continuità, però sarà come un momento, secondo me, a gennaio, dove valuterete un po' meglio la persona che avete di fronte. Non fatevi illudere con i viaggi. Se volete fare un viaggio, organizzatelo per conto vostro. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, qui vi dice di prendervi il rischio, di essere strategici, di guardare le opzioni e di non mostrare le vostre carte. Mi viene da dire, non dite tutto e subito. Osservate, questo mese si tratta di osservare, di fare le cose con costanza, con continuità, con delle nuove regole, di agire in modo diverso anche. Andiamo a vedere con che segno zodiacale avrete più a che fare. Acquario, ragazzi.
Fai uno sforzo, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Quindi fare uno sforzo in questo caso, infatti qui avete anche la forza al contrario, tra l'altro. Quindi sì, si tratta di uscire dalla zona di comfort e agire in modo diverso, mi viene da dire. Ultimo oracolo. Coerenza, e la coerenza è quello che vi ho detto prima, e quindi quando il parlare, il dire faccio così, mi comporto così, effettivamente è aderente a quello che uno fa. Cioè le due cose combaciano, questa è la coerenza. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere, dare hype. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente potete fare anche il lavoro sulle credenze limitanti per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche quello è un percorso di crescita, solo che essendo video diciamo che non dovete prendere appuntamento con me ed è più semplice da seguire nei momenti in cui voi avete liberi. Lì tratto credenze limitanti, diciamo, si fa come un lavoro di pulizia sui chakra, si parla di metafisica, si parla di astrale, si parla di kundalini, ci sono delle meditazioni che vi aiutano con il vostro campo energetico, insomma è tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che io ho condensato e messo lì a disposizione in quella sezione. Date un'occhiata ai titoli dei video perché quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Così almeno vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, non mi resta che ringraziarvi di essere stati qui con me. Io vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!